per cui l'aspetto psichico è importante, ecco. Un altro aspetto che vorrei sottolineare, ma sarebbero molte le domande, gli argomenti che potremmo affrontare, ma non vorrei rubare spazio alla dottoressa, quindi invito la Anna a parlare delle cose che interessa a tutte le persone in pratica, la terapia attuale e le sue prospettive. Poi ci sarà qualche domanda che rivolgerò alla fine della relazione. Prego Anna, grazie ancora e si può iniziare. Allora, vabbè, tanto grazie a voi dell'invito, che è sempre comunque un invito gradito, perché è un invito nel quale uno si sente utile nella professione che svolge e poi, data la data, direi che sia opportuno rivolgere un augurio di buon anno a tutti quanti. Detto questo, non vorrei invece però rubarvi troppo tempo e quindi tenterò questa condivisione dello schermo in modo che possiamo vedere anche delle immagini e quindi rendere un po' la cosa più così, più scorrevole. Io spero che voi riusciate a vedere lo schermo. Sì, sì, per me va bene. Va bene? Sì, 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 si vede lo schermo. Ok, allora sarò abbastanza veloce anche per non tediarvi oppure per non sovrappormi ai colleghi che poi ci saranno dopo di me. Però mi sembrava giusto fare una prima precisazione che tutto quello che vi dirò in questo incontro fa riferimento agli ultimi dati della letteratura. Perché quello che mi preoccupa sempre nei confronti di pazienti con patologie così delicate è il fatto che possono cadere un po' facilmente trappole di o non dermatologi o dermatologi, come dicevi tu prima Enrico, che non hanno una grossa competenza. Quindi le cose che dirò loro sono gli ultimi dati della letteratura che io ho estrapolato, insomma, aggiunti ovviamente da quella che poi è l'esperienza personale. Vabbè, la cosa importante per esempio di questa slide è quello di dire che l'alopecia areata, totale, universale, hanno un carattere non cicatriziale. Questo per noi è importantissimo perché vuol dire che hanno sempre la possibilità di riparare. Questa è una situazione in cui le persone che ci stanno ascoltando, ognuno di loro si potrà un po' posizionare da avere un'unica chiazza a trovarsi nella situazione forse più imponente che è la situazione dell'alopecia universale. Questa è una scala con la quale si classificano i pazienti, quindi si va da un S0 quando non c'è caduta di capelli fino a un S100 quando c'è una perdita di capelli e peli. Una cosa che le persone che ci stanno ascoltando avranno osservato, quindi saranno testimoni, è che ogni volta che abbiamo un'alopecia areata, specialmente nelle forme più impegnative, abbiamo anche un impegno delle unghie. Questo poi, se avremo tempo e voglia, potremo approfondirlo. Comunque è chiaro che questo accade perché unghie e capelli sono annessi cutanei. Una cosa che mi preme molto sottolineare è il fatto delle patologie associate. Perché? Perché spesso visito pazienti che hanno già visitato altri colleghi e non sono state fatte tutte le varie indagini per escludere le patologie che voi vedete, esclusa ovviamente la sindrome di Down, che si associa più facilmente a fenomeni di alopecia areata. Però per esempio a volte non vedo esclusa la celiachia oppure non sono stati fatti indagini o approfondimenti sull'aspetto del diabete. Queste sono cose molto importanti, cioè il paziente con questo tipo di problematica non può essere visto nel suo buco nel cuoio capelluto, ma deve essere visto in funzione di come sono le sue condizioni di salute. Ci sono delle situazioni che mimano l'alopecia areata, ma poi non lo sono, come le situazioni di tricotillomania, quando invece abbiamo dei pazienti che si strappano i capelli da soli. Questo è un po' un campanellino, un monito per le mamme che eventualmente ci stessero ad ascoltare, che non fosse stato scambiato all'alopecia areata dei loro figli, per esempio magari quando sono piccoli, con delle situazioni come queste, dove invece è il paziente che strappa i capelli. Quindi mi sembrano tutte cose un po' utili e da sapersi.
Poi ci sono delle situazioni di diagnosi differenziale, ma molto meno probabili, perché queste sono un po' possibili per tutti i dermatologi. Ci sono delle forme di micosi che mimano l'alopecia areata senza esserlo. E altresì c'è questa forma, l'alopecia triangolare, che è una forma invece congenita. Quindi se ci fossero dei bambini che hanno questa manchevolezza nella zona così temporale, è un fatto congenito e non è un'alopecia areata. Queste sono le condizioni che si associano più frequentemente alla malattia, cioè i fattori prognostici, diciamo, quando mi preoccupo di più, quando la patologia sorge precocemente, quando è molto estesa, quando ce l'ha qualche altro familiare, quando è concomitante una dermatite atopica, quando ho le alterazioni ungueali e, come abbiamo visto prima, la sindrome di Down. Un'altra cosa che mi premeva molto dire alle persone che ci stanno ascoltando è che quando si rivolgono a un dermatologo, è opportuno che sia un dermatologo appunto con una competenza tricologica, abbia una competenza di tricoscopia, perché ci sono tanti piccoli dati ma importanti oggi che con un tricoscan si riescono ad evidenziare e quindi si riescono a dare delle risposte più precise, più pronte al paziente. Quindi valutare bene che la persona alla quale ci si rivolge abbia questo tipo di attrezzatura e questo tipo di esperienza. Ora, questa parte qui io forse la sintetizzerei molto perché mi piaceva focalizzarmi sulla terapia, però so che ogni volta che vedo un paziente, anche se è già stato visto da colleghi, mi chiede sempre perché gli sia capitata questa malattia. E io cerco sempre di impegnarmi di spiegare che ci sono degli anticorpi i quali a un certo punto smettono di funzionare adeguatamente, non riconoscono più il follicolo pilifero e lo vanno ad attaccare. Ma perché proprio a me ti dice il paziente? Perché c'è una predisposizione genetica. Questo è per esempio un caso che abbiamo visto con uno dei miei specializzandi recentemente. Era venuto in visita il ragazzo che ha la forma più imponente accompagnato dal fratello. Quando abbiamo spostato i capelli al fratello, abbiamo visto che aveva anche lui questa chiazza, nonché una manchevolezza nella zona della nuca. Quindi c'è una familiarità nella malattia, a maggior testimonianza che appunto una malattia geneticamente determinata, e qui vedete quelli che sono i geni coinvolti nella patologia. Poi ci sono ovviamente delle situazioni che favoriscono il fatto che questa genetica si evidenzi, per esempio le infezioni. Ora, quest'anno con il Covid noi abbiamo assistito a un numero decisamente maggiore di casi di alopecia areata. La domanda è ovviamente, possiamo sicuramente dire che è stato il virus oppure no? Questo lo scopriremo solo vivendo, ovviamente. Gli eventi stressanti sono sempre tenuti in considerazione, anche se gli viene dato meno peso. Questo vedete, ci sono dati della letteratura che dicono che gli eventi stressanti non dovrebbero più essere presi in considerazione, solo il 12%, mentre altri dicono no, nell'85% dei casi gli eventi stressanti hanno un grande peso. Per cui nei confronti, per esempio, dei casi che vediamo in questo momento Covid, dobbiamo domandarci: ma sarà stato lo stress o sarà stato il virus o saranno stati tutti e due? Quello che diceva prima Enrico e che io condivido, al di là che lo stress possa avere un'importanza più o meno alta, condivido invece che vada ad intaccare questa malattia tutti quelli che sono i livelli di quella che si chiama piramide di Maslow, cioè tutti quelli che sono i livelli di benessere di un soggetto. Si viene attaccati in quelli che sono i bisogni primari, perché i pazienti ci raccontano che hanno meno appetito e che dormono meno. Si viene attaccati nei bisogni di sicurezza perché ci si sente più insicuri, nei bisogni di essere accettati, nei bisogni di essere stimati, e a volte si mette persino in dubbio quello che sono un po' gli aspetti spirituali, perché mi ricordo, diciamo così, non faccio fatica a ricordarmi di pazienti che concludono la loro conversazione dicendo ma sì, ma perché proprio a me? Vedendola come una sorta quasi di maledizione piombata proprio sulle loro teste.
Quindi un appoggio psicologico, come giustamente Enrico sottolineava, secondo me è il primo presupposto terapeutico, non tanto perché la patologia sia da stress, ma perché è stressante vivere con questa malattia. E veniamo appunto a quella che è la terapia, l'algoritmo terapeutico. Io vi ho portato l'algoritmo terapeutico più recente che ho anche revisionato questa mattina, quindi stamattina mi sono vista l'ultimo articolo, che è questo articolo del settembre 2020, in modo che non siate così privati delle ultime, se no non ultimissime novità. Allora, come ci muoviamo come dermatologi di fronte all'alopecia areata? In primo luogo ci domandiamo quanto è estesa. Se è in chiazze e sono meno del 50%, il nostro comportamento sarà questo. Domandarci se è in forma attiva, e voi sapete che per vedere se è attiva si va intorno alla chiazza e si fa quello che si chiama pull test, cioè si tirano un po' i capelli con una certa forza. Se c'è effettivamente una notevole perdita di capelli, avremo una chiazza attiva che potremo andare a trattare in questo modo con il clobetasolo topico. Questo è uno schema proposto dalle linee guida, dice si fa per 6 sere alla settimana, una sera no, in occluso. L'occluso può essere fatto con una cuffia di quelle per fare la doccia, quelle che si trovano negli alberghi, e sopra può anche essere messo un cappellino di lana. Oppure può essere utilizzato il clobetasolo in schiuma 2 volte al giorno per 5 giorni consecutivi e 2 giorni di pausa. Per quanto tempo? Si fa da 3 a 6 mesi. Qualunque terapia noi facciamo non può durare meno di 3 mesi, perché il primo risultato anche della terapia migliore lo si apprezza dopo 3 mesi. Per cui insistere un pochino, arrivare a 6 mesi mi sembra assolutamente opportuno. Se al 6° mese non è successo niente, mi sembra altrettanto opportuno cambiare terapia con quel paziente. Gli effetti collaterali dell'utilizzo dello steroide topico sono soprattutto le follicoliti, cioè si avranno tanti piccoli brufoletti nella zona in cui viene applicato. Tutte le altre cose che trovate qua, le teleangiectasie, l'atrofia, da topico applicato localmente, onestamente non è cosa che mi sia capitata tanto di frequente. Le linee guida ci dicono appunto su queste forme di utilizzare anche il minoxidil. Nulla in contrario, però personalmente non lo faccio, perché poi si rischia quasi un po' di legare al paziente a questo trattamento, fermo restando che l'utilizzo del minoxidil da solo non darebbe risultato. Quindi su questo tipo di trattamento credo che chi si occupa di tricologia abbia idee diverse. Io ve l'ho riportato, ma preferisco non utilizzarlo. Se abbiamo sempre meno di 50 chiazze, però l'alopecia areata è stabile, quindi quando io faccio il pull test perifericamente non mi vengono via capelli, allora posso decidere di fare questi altri tipi di terapia, cioè fare il corticosteroide intralesionale, e quindi vengono utilizzati 2 tipi di cortisone diverso e vengono iniettati sottocute nel paziente. Questo ci dice la linea guida. Personalmente anche in questo caso mi accontento del corticosteroide topico, perché questa somministrazione intralesionale può dare delle atrofie, cioè si formano delle zone scodellate. Quindi non mi sembra opportuno far correre questo rischio al mio paziente, ma mi sembrava opportuno dirvelo perché un dermatologo che lo proponesse è un dermatologo correttamente preparato. E andiamo avanti. Quando l'alopecia areata è più imponente, cioè abbiamo superato il 50% ed è attiva, quindi io faccio il mio pull test e ho una perdita appunto di capelli periferici, oppure altresì quando no, scusate, quando è attiva utilizzerò nuovamente il corticosteroide topico, oppure mi avventurerò nel corticosteroide sistemico.
Quando è stabile, quindi ho un pull test negativo alla periferia, allora potrò ricorrere all'immunoterapia topica che poi vi mostrerò, oppure alla fototerapia, oppure agli immunomodulanti. Che cosa consiste l'immunoterapia topica? L'immunoterapia topica è una terapia abbastanza furba, se vogliamo, perché si mette una sostanza che va a allergizzare una parte del cuoio capelluto, perché è una sostanza che non viene utilizzata praticamente in natura. Se io creo un'allergia in una piccola parte del cuoio capelluto, c'è una distrazione di anticorpi, questi poveretti devono andarmi a curare la mia allergia e sbloccherebbero l'attacco dal follicolo. Quindi questo tipo di trattamento che noi mettiamo in atto soltanto con l'acido squarico, gli altri prodotti che vedete non li usiamo, ma non li usa praticamente più nessuno. E noi siamo una delle poche cliniche universitarie italiane a fare e a praticare l'acido squarico, che si pratica con una fase, diciamo così, di induzione, quindi il paziente viene sensibilizzato e poi prosegue il suo trattamento a casa. La frequenza di risposta con l'acido squarico è abbastanza alta, più o meno, qui la letteratura dice 50-60%. La mia esperienza, che è ampia, perché ormai sono 10 anni che lo pratico in clinica, non è così ottimale. Più o meno si ha un 40% di pazienti con una buona risposta. Una volta che rispondono, effettivamente stanno quasi tutti in remissione di malattia per un anno e il trattamento con l'acido squarico si continua comunque per 2 anni. Se dopo 2 anni il paziente non ha il risultato che noi volevamo, allora chiaramente si interrompe questo tipo di trattamento. Che difficoltà ha l'acido squarico? Beh, questa di poter dare delle reazioni allergiche, che noi abbiamo detto la reazione allergica mi serve, ma la reazione allergica può essere una reazione talmente imponente con linfoadenomegalia, eccetera, per cui il paziente si spaventa e non vuole proseguire il trattamento. Un analogo meccanismo si può ottenere con l'antralina, che però non è permessa in Italia, quindi ve l'ho citata solo perché effettivamente era giusto saperlo. Si possono utilizzare in queste forme più imponenti anche immunosoppressori come la ciclosporina e il metotrexate. Personalmente ho una grossa esperienza di entrambi nella psoriasi e nella dermatite atopica. Nella alopecia areata, diciamo così, sia più imponente sia più modesta, non ho mai avuto grandi soddisfazioni né con l'uno né con l'altro, anche se per esempio gli autori francesi sono molto a favore del metotrexate e avevo parlato con un collega francese che aveva avuto, secondo lui, delle risposte in pazienti che avevano un'alopecia universale o totale addirittura da 11 anni, sarebbero andati in remissione dopo il metotrexate. A me personalmente non è mai successo, quindi quando non vedo un risultato mio personale, poi alla fine una terapia che è impegnativa perché il metotrexate è anche epatotossico, certamente non la metto poi più in atto. Anche la fototerapia sembrerebbe, diciamo così, dare qualche buon risultato. In passato in ospedale la praticavamo con una certa consuetudine, adesso lo facciamo decisamente meno, perché comunque poi specialmente con la storia del Covid e tutti i trattamenti fototerapici che richiedono, diciamo così, poi una grossa sterilizzazione della cabina in cui il paziente fa il trattamento, non si possono più mettere in atto. E verrei a quello che mi preme di più, è il momento delle buone notizie, perché in realtà tutto quello che vi ho detto è, secondo me, passato. Come dice questo articolo che mi piace molto, noi siamo all'alba di un nuovo giorno, perché effettivamente abbiamo già a disposizione questi 3 farmaci, il tofacitinib, il ruxolitinib e il baricitinib, che sono impiegati in altri ambiti, perché il tofacitinib si usa in reumatologia, il ruxolitinib in ematologia, il baricitinib si usa per esempio anche in dermatologia,
noi lo stiamo sperimentando nell'ambito della dermatite atopica, quindi già sul baricitinib ho un'esperienza personale, questo mi fa sempre molto piacere perché un conto è parlare in astratto e un conto è parlare di qualcosa che già si è maneggiato. Il baricitinib è un farmaco che viene assunto per bocca e nei pazienti che attualmente stiamo trattando per la dermatite atopica non dà nemmeno molti effetti collaterali. Comunque gli effetti collaterali di tutti e tre farmaci che avete visto, che sono degli inibitori delle Janus chinasi, sarebbero quello di poter aumentare le infezioni, di poter dare aspetti di anemia, di neutropenia, mal di testa, aumento delle transaminasi. Nel caso specifico del baricitinib noi abbiamo avuto qualche paziente con diarrea, però fondamentalmente gli effetti collaterali ci sono sembrati decisamente modesti a fronte del vantaggio che questo tipo di molecole potrebbero dare, perché sono molecole che laddove sono state testate nelle alopecie danno risultati in tempi velocissimi, risultati che poi vengono mantenuti nel tempo, ovviamente mantenendo il trattamento. Un'altra terapia innovativa è il dupilumab, che è un farmaco che viene utilizzato per la dermatite atopica, e su questo ho una grossissima esperienza perché sto trattando più di 150 pazienti. Il dupilumab è un po' discusso e controverso nell'alopecia areata. Secondo alcuni autori va bene, secondo altri meno. Personalmente io ho in trattamento 3 pazienti che fanno parte della vostra associazione, che erano venuti a conoscenza di questa terapia nell'incontro precedente che abbiamo fatto qua a Genova, ed erano pazienti che, diciamo, per loro fortuna hanno una brutta dermatite atopica e avevano anche l'alopecia. Abbiamo trattato queste 3 persone con il dupilumab, sempre perché c'era come substrato la dermatite atopica, ed è andata molto bene anche l'alopecia. Quindi diciamo la mia esperienza è una esperienza pro dupilumab, tenuto anche conto che la grossa esperienza maturata nei pazienti con dermatite atopica è che è un farmaco che non ha praticamente effetti collaterali, non richiede esami prima di essere utilizzato, non richiede esami durante il trattamento, quindi direi che è forse la terapia più magica, fra virgolette, che io abbia visto nei miei ormai 30 anni di carriera. Ancora qualche riferimento al trattamento, ma poca roba, soltanto per dirvi che cosa potete trovare e poi se fidarvi o meno. Uno è il trattamento con le pappe piastriniche, che per esempio in questo lavoro viene, diciamo così, considerato positivo, ma è un lavoro vecchio del 2013. Noi nella nostra clinica abbiamo fatto una sperimentazione e in effetti non abbiamo avuto risultato così positivo. Allora io preferisco utilizzare eventualmente il gel fluido con polinucleotidi, i quali danno in molti casi buoni risultati e soprattutto sono estremamente facili da utilizzare, mentre la pappa piastrinica prevede il prelievo, quindi prevede anche un sistema, diciamo, di prelievo e poi di centrifuga che siano in sterilità. I gel fluidi di polinucleotidi sono già pronti, si fanno sottocute e sono un trattamento che è da tenere in considerazione. Un altro trattamento che so piacere a Enrico è tutto quello che va a interagire col microbioma o il macrobioma. Lo scorso anno ho avuto il piacere di essere relatore a Napoli a questo congresso, questi argomenti di tricologia estrema e microbioma, e si è parlato di un argomento che lascia un po' perplessi, che è questo trapianto di feci per andare a modificare la flora microbica intestinale, e quando si cambia, si migliora la flora microbica, questa va a riflettersi sul sistema immunologico. C'era stato anche un tentativo di un collega dell'Università di Napoli di questo tipo di lavoro e che aveva dato questo risultato, però devo dire che trattandosi di un unico caso va sempre preso molto con le pinze perché non è una casistica copiosa. È probabile comunque che questi colleghi continuino su questa strada, anche se io devo esprimere il mio parere, sono assolutamente certa che la strada sia la strada dei farmaci biologici, degli inibitori delle Janus chinasi, piuttosto che questo tipo di trattamenti.
E un ultimo così riferimento sono le tecniche di rilassamento. Questo è un altro lavoro che abbiamo fatto nella nostra clinica dermatologica per un anno. Abbiamo fatto degli incontri di mindfulness con i nostri pazienti affetti da alopecia, dalle forme più lievi alle forme più impegnative. Non posso certo dirvi che è migliorata l'alopecia, ma posso dirvi che i pazienti tutti quanti hanno riferito una sensazione soggettiva di notevole benessere, e quindi è da considerare anche questo aspetto quando ci si approccia appunto a persone con problematiche di questo tipo. In conclusione, io mi sentirei di dire che bisogna fare un po' un lavoro di squadra, un lavoro condotto bene dal dermatologo, un lavoro condotto bene dal paziente, e forse lavorare tutti quanti affinché i farmaci biologici possano essere disponibili al più presto possibile, come sono stati resi disponibili per i pazienti atopici e molti anni prima per i pazienti psoriasici. E io avrei finito. Allora, Anna, riprendo, ma sei stata veramente brava e esaustiva perché hai affrontato un po' in modo sintetico ma preciso la terapia e specialmente gli ultimi sviluppi, che è quello che praticamente ai pazienti può interessare. Noi abbiamo già raccolto delle domande, diciamo così, e probabilmente alcune cose che sono state le domande che vedo, leggo, hai già detto qualcosa, ma ripetere aiuta, ecco. Io adesso passerei la parola a Stefania che voleva fare una domanda a proposito dei biologici, mi sembra, giusto Stefania, degli effetti collaterali. Quindi se la Stefania è collegata può intervenire. Ecco, c'è. Parlava qui leggo che praticamente gli effetti collaterali dei farmaci biologici, perché essendo farmaci relativamente nuovi è impossibile sapere, diciamo così, se ci sono degli effetti collaterali e quali. Beh, però non è così, scusa se ti Ecco, per interrompo, quello che perché sì. ormai non sono farmaci nuovi, e ormai sono farmaci consolidati dagli altri specialisti, quindi gli effetti collaterali sono quelli che ho detto prima, ma non sono effetti collaterali che devono spaventare, cioè anche se si verificasse, non so, un'anemia, va bene, la compenserai, però non sono effetti tali per i quali ci possa essere nemmeno la più vaga idea di non approcciarsi al trattamento. Ecco. Non stiamo parlando di di farmaci sperimentali dei quali non conosciamo nulla, stiamo parlando di farmaci ormai che gli altri specialisti utilizzano nella quotidianità. Perfetto, allora io credo che la Stefania possa essere già soddisfatta della domanda. Un'altra domanda che mi è stata fatta da Francesca, ma non so se è collegata, se no te la faccio io. Dice, ma quando una paziente, perché come sappiamo benissimo l'alopecia areata totale universale è una patologia che insomma a volte dura tanto se non per tutta la vita. Per cui diceva, magari cioè, ci può essere dei periodi in cui si possono fare dei farmaci tradizionali, poi si passa a un altro farmaco, poi al biologico, cioè c'è una scaletta ben precisa oppure dipende dalla dermatologa, dalla specialista che stabilisce il tipo di terapia, se una terapia non va bene, cosa fare? Ma io penso che effettivamente ormai abbiamo capito che non si può più fare un trattamento e poi abbandonare il paziente. E quindi sia opportuno intanto valutare ovviamente da caso a caso, perché non si può generalizzare, però nel momento in cui ci si prende carico di quel paziente, del suo problema, e un po' si stabilisce con lui quale può essere proprio la progressione del trattamento. Ecco, un po' come per i pazienti atopici, per una parte dell'anno fanno un trattamento, poi ne fanno un altro. Siccome si sa che questo disturbo immunologico c'è, non è che si può negare, forse è meglio continuare a curare il paziente piuttosto che avere poi la sua delusione nel momento in cui recidiva, secondo me. Sì,
Un'altra domanda, ho difficoltà di connessione, quindi lascio qui la domanda. Perché venga posto il Dipilumab? È usato sperimentalmente? Se sì, come si fa a entrare in una sperimentazione? Allora, il dupilumab ormai è un farmaco, fra virgolette, quasi vecchio, non in sperimentazione. Il dupilumab era già in commercio all'estero ben prima di arrivare in Italia. È arrivato in Italia ormai quasi 3 anni fa, ma non come farmaco sperimentale, ma come farmaco che aveva superato tutte le sue brave prove, quindi è un farmaco, diciamo così, commerciabile. Perciò sono 3 anni che lo utilizziamo come farmaco assolutamente sicuro e non si può entrare però in una sperimentazione, fra virgolette, per l'alopecia areata se non si ha la dermatite atopica, perché in Italia non è più un farmaco sperimentale, è un farmaco normalmente distribuito, però bisogna avere la dermatite atopica, è l'unica indicazione a oggi riconosciuta. Infatti, come ho detto, abbiamo avuto la fortuna di trattare 3 persone andate bene, ma perché avevano la dermatite atopica. Noi quindi come associazione, poi ci sono altre due domande almeno, noi come associazione dovremmo fare una battaglia per Sì. fare, almeno iniziare una sperimentazione, tra virgolette, per dell'alopecia totale, universale, per l'alopecia areata, diciamo, perché come Ma tutti i io farmaci, penso che bisognerebbe cominciare a fare una battaglia sì, affinché gli ultimi 3 che ho mostrato, sì, tipo il ruxolitinib o il baricitinib, venissero approvati anche per l'alopecia areata, perché lì c'è già la letteratura a favore, quindi si tratta solo di ottenere l'approvazione, mentre per il dupilumab c'è una parte di letteratura a favore, una parte a sfavore, per cui per poter superare un comitato etico non ci riuscirai mai. Invece, laddove hai già letteratura che ti dice sì, funziona, a quel punto devi soltanto avere che ti approva il farmaco in quella patologia. cioè, un'altra domanda che è stata posta, naturalmente, i costi uno volesse fare privatamente, tra virgolette, una domanda, il biologico, non può, cioè i costi come sono? Può farla, non può farla? Quali sono i No, costi? non può farlo, tanto non si può proprio perché non si trova in commercio. Sì. Qualcosa si può trovare nella farmacia del Vaticano, ma non è facile. Ma soprattutto i costi sono impossibili. Cioè, tu conta che il Dupilumab costa 2.200 euro, sono 2 siringhe, quindi tu ti fai, sono 2.200 euro di spesa mensile. Quindi, cioè, voglio dire, chi è che si mette una spesa del genere? Non esiste, ecco, ma comunque non lo trovi neanche, eh. Una ragione in più veramente perché le associazioni, l'associazione, altre associazioni veramente intraprenda questa battaglia, perché se abbiamo l'opportunità, la possibilità di avere un farmaco che può essere efficace, perché non devono darci? È un periodo Appunto, a me particolare, sembra un'ingiustizia pazzesca. certo, è un Perché periodo prima gli particolare, psoriasici hanno avuto i loro farmaci, poi gli atopici, non capisco perché perché? questi pazienti non possono vivere una vita normale, ecco. E un'altra domanda della C'è Elena, questa, sì, sì. dimmi, scusami. Posso? Mi sentite? Ah, dimmi Elena, sì, sì, sì. Dottoressa, il dupilumab si può fare solo se c'è un substrato di dermatite atopica oppure perché non Sì. ci sono abbastanza studi oppure perché noi con l'alopecia non possiamo farlo anche se non abbiamo la dermatite atopica? Perché il meccanismo d'azione è un meccanismo molto limitato, lui blocca solo 2 interleuchine, invece si ritiene che nelle forme di alopecia vada bloccato un sistema immunologico più ampio e quindi al momento non ci sono molti studi che lo approvano in tal senso. Sicuramente bisogna andare sugli ultimi 3 che io ho mostrato, bisogna andare per esempio sul baricitinib che essendo proprio un inibitore delle Janus chinasi è perfetto. Ok, grazie. E Prego. abbiamo ancora un po' di tempo e ci sono, ecco Anna, Covid-19, vaccino, cosa fare? Allora, guarda, per quanto riguarda chi sta facendo dei farmaci come il Dupilumab, non c'è problema, lo può fare. Per quanto riguarda i pazienti che sono trattati con immunosoppressori, invece dovrebbero sospenderlo. Per esempio, chi sta facendo un cortisonico sistemico, se deve poi vaccinarsi, lo deve sospendere, se no rischia di rendere inutile il vaccino.
Però c'è anche da dire una cosa, che i pazienti che si curano e che soffrono di forme di alopecia areata, in genere sono persone giovani, quindi saranno quelli che saranno vaccinati per ultimi, quindi ci sarà forse anche un tempo per riflettere su cosa devono fare. Ok. Un'altra domanda, Anna, perché consiglio utilizzo degli antivirali tipo aciclovir? No, perché c'era stata l'Antonella Tosti che l'aveva Era fatto, quello che esatto, sì, 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 sì. sì, ma l'ha fatto una ventina d'anni fa, ma poi si era rivelato completamente inutile. Sì, sì, sì. Poi, ecco, perché l'antralina non è utilizzabile? Perché non è in commercio in Italia. Perfetto, quindi Ma d'altra parte, cioè, ti dà le stesse cose che ti dà lo squarico, quindi andare a cercare un qualcosa che noi non abbiamo in commercio, prenderlo galenico, che però se ci fosse un problema poi hai dei rischi legali, non vale la pena, ecco. Il meccanismo d'azione, le modalità sono le stesse dello squarico. io vado qui, ecco, un'altra domanda, Anna, perché ce ne avrei anch'io da fare, ma do spazio alle domande. Quanto tempo ci vorrà probabilmente per l'approvazione dei 3 farmaci? Immagino che si riferisca ai biologici, diciamo, sempre, ma Sì, io credo che dipenderà dalla capacità di fare gruppo delle persone che ci stanno sentendo, perché più si riesce a portare avanti la richiesta e prima si farà. esatto, quello che abbiamo sempre detto è quello che possiamo, che dobbiamo fare come associazione, ecco, non, qua diceva un altro, buonasera, come fare a trovare un medico preparato? Ma mi sembra che all'inizio noi avessimo appunto detto questo, perché uno degli scopi dell'associazione è quello di, noi abbiamo un corso scientifico, ma stiamo anche allargando la possibilità di far conoscere specialmente con queste videoconferenze, perché insomma, dato la particolare situazione del Covid, non sappiamo, per un po' le faremo certamente, meno male che c'è questa opportunità. E uno degli scopi dell'associazione è quello appunto di invitare, come dicevo all'inizio, dermatologi regionali, possibilmente anche dividere l'Italia in macro regioni, nel senso che magari, non so, se troviamo uno, due, tre, poi non è che noi invitiamo i dermatologi che conosciamo, naturalmente ci saranno anche dei dermatologi preparati che non sappiamo, però nel momento in cui noi comunichiamo con i dermatologi, diamo l'opportunità di parlare, vuol dire che sono che trattano, diciamo così, l'alopecia come deve essere trattata. Ecco. Ecco, mi sembra favorevole ai biologici, che riferita a te, certamente, da come ne hai parlato, mi sembra Sì, che perché in 30 anni di esperienza uno ha visto un po' tutto su questo tipo di malattia e soprattutto è un po' lo stesso iter di altri modelli, no? sì, sì, Come ho sì, sì. visto i pazienti psoriasici dagli Certo. albori e poi è arrivato il biologico e gli ha cambiato la vita. Come sto assistendo nel cambio di vita degli atopici, è questo che mi porta a essere assolutamente convinta che la storia dei pazienti con alopecia finirà e avrà un lieto fine quando si potranno utilizzare i biologici, se no continueremo sempre con queste terapie che sono un po' zoppicanti e con effetti collaterali, ecco, perché poi al di là dei biologici gli altri sono sempre terapie un po', lo sai meglio di me, Esatto, deludenti e un po' zoppicanti, ecco. ma io qua appunto vorrei un po' sottolineare la mia professione di medico di medicina generale. Io mi ricordo i primi biologici nelle persone della psoriasi, prima era veramente terribile, vedevo dei soggetti con Infatti. la pelle, poi i primi, c'era già stato un miglioramento con i primi biologici, si fanno degli esami di controllo, adesso gli ultimi si fanno, diciamo così, correttamente, non ci sono problemi, ecco, ci è voluto un po' di tempo, credo che come è nella logica delle cose, insomma. Sì, però diciamo che quelli sono partiti per primi, ormai sono una ventina d'anni che si utilizza il biologico nell'ambito della psoriasi, quindi c'è anche una bella esperienza sul fatto che andare a interagire sul sistema immunologico non possa avere quelle conseguenze che a volte anche noi come medici temevamo, no? I primi biologici tipo l'infliximab, io mi ricordo il primo, così un po' di paura la metteva anche a noi, ma sono passati 20 anni e grazie a Dio i nostri pazienti stanno bene, magari poi sono passati a biologici più maneggevoli, perché adesso ce ne sono di più maneggevoli per la psoriasi, però di fondo sono stati farmaci che hanno cambiato la storia della dermatologia, che hanno cambiato la vita di molte persone.
Poi un'altra domanda, l'acido squarico va utilizzato sempre e comunque per il periodo minimo di 2 anni o solo quando l'alopecia areata si ripresenta? Allora no, lui si utilizza, diciamo che il suo protocollo sono sempre 2 anni, anche se nei 2 anni c'è una remissione di malattia totale, io preferisco farglielo continuare. Questo per dare sempre un po' questa distrazione al sistema immunologico. Poi, quando mi sembra che il paziente si sia veramente stabilizzato, allora decido di sospenderlo. Un'altra domanda dice: in Calabria c'è qualche dermatologo che mi può consigliare, ma questo è un discorso, diciamo, per sé. Noi avremo anche la possibilità di collegarci con qualcheduno, quindi appena ci sarà la possibilità lo faremo, insomma, ecco. Sì, ecco, magari in tutta franchezza vi posso informare, ora così Esatto, perché noi mi abbiamo prende anche un po' questa all'improvviso opportunità. perché in Io realtà ad occuparsi di tricologia sono pochissime persone. sì. Io come avevo accennato prima, io conosco personalmente la dottoressa Napa Paola che si occupa a Napoli, insomma, però questo è poi un discorso che noi faremo man mano che andiamo avanti con queste Beh, videoconferenze. magari lei, che è già più vicina, potrebbe avere un Esatto. riferimento. Sì. Wow, un'altra cosa che è bella veramente, allora, ho finalmente sentito parole di speranza, grazie dottoressa per la sua divulgazione, ora tocca a noi darci da fare attivamente, Sì. petizioni, colloqui col ministero, eccetera, eccetera. Quindi questo mi sembra veramente una cosa carina, Questo insomma. è esattamente il messaggio che io volevo mandare. È stato recepito, diciamo così, in molto. Poi ho anemia autoimmune, sindrome di Raynaud prima di areata, poi totale la mia dottoressa mi ha parlato per ultimo dei biologici, a breve esame ma non ho idea dei costi, però ne avevamo già parlato insomma di questo. I costi non esistono perché se nel Esatto. momento in cui verrà somministrato sarà a carico del sistema sanitario, quindi non ci sono costi. Cioè, i costi sarebbero elevati, ma sono a carico del sistema sanitario. Poi ci sono delle domande anche per come funzionano lo stato pratico degli inibitori, i JAK inibitori, ma adesso io direi di fare delle Dovremmo domande fare una magari. lezione di immunologia. Esatto, anche questo. Ecco, l'acido squarico si può usare anche sulle sopracciglia? No, sulle sopracciglia no perché Esatto. irrita molto, però si può, quando lo si dà sul cuoio capelluto, Sì. in automatico funziona anche sulle sopracciglia quando funziona. No, Oh. non si può dare lì perché effettivamente darebbe una reazione irritante molto pesante. Poi, c'era scritto, quanto tempo prima del vaccino Covid si può sospendere il cortisone? Ma non credo che ci possa essere. Almeno una quindicina di giorni, perché sennò Esatto, renderà inefficace il completa vaccino. soluzione, esatto. Quindi questo. Vabbè, qua è per cosa possiamo fare per aiutare l'associazione a mandare avanti le richieste? Associarsi, ma poi ne parlerà il presidente, ma questo è un discorso che faremo più avanti. Un'altra cosa che volevo chiederti, Anna, e tante volte io nelle varie conferenze lo dico, c'è l'importanza di questa patologia che tra le patologie autoimmune l'organo bersaglio è salvo, cioè finché il bulbo pilifero sopravvive, noi possiamo sperare che esca fuori una terapia. Assolutamente. Assolutamente, ti dico, io avevo fatto amicizia con questo collega francese che diceva che aveva avuto dei successi meravigliosi con pazienti che assolutamente non avevano nessun tipo di risposta da 11 anni. Ma questo è un buon regalo dell'inizio dell'anno, ma questo noi lo diciamo, ma capire che quando noi lo diciamo e abbiamo delle prove, delle testimonianze, fa molto, insomma, ecco, questo. Cioè, io personalmente, ecco, non posso dire tempi così lunghi, 11 anni non mi è mai capitato, però Sì. pazienti che avevano problemi da 5-6 anni così, avere una risposta totale mi è già capitato, non lo ritengo un fatto eccezionale. E, Quindi è una patologia che comunque lascia sempre ben sperare, fra virgolette. Poi è chiaro che chi ce l'ha, chi la vive, può dire, insomma, parli bene. Questo io lo capisco perché specialmente quando esordisce, specialmente quando riguarda una ragazza giovane, io trovo che sia una patologia estremamente psicologicamente impegnativa e quindi anche se ti si dice che può risolvere, secondo me ti lascia degli spazi al dubbio. Io questo lo comprendo.
Un'altra cosa, a proposito che parlavi esiste, Anna, come curioso, una scuola pilota in Europa, in America, dove veramente sono forti, tra virgolette, nella terapia, oppure una cosa che se è una terapia nuova si sa in Inghilterra e il giorno dopo anche in Italia? Non so, queste sono domande che a volte mi fanno, ecco. Purtroppo lo sai anche tu, oggi come oggi fai un PubMed e vedi che cosa c'è di nuovo, quindi credo che chi si occupa di tricologia in maniera approfondita, il sapere oggi sia un sapere condiviso, quindi l'idea del nomadismo nella speranza che ci sia il centro di eccellenza sull'alopecia non c'è, cioè mentre io penso sia giusto ci siano i centri, o non sia giusto, ma insomma sia comprensibile i centri di eccellenza per la chirurgia, perché quelli riguardano manualità acquisite o strumentazioni. Purtroppo su malattie come questa non esistono centri di eccellenza, esistono centri che se ne occupano e quindi, come dicevamo all'inizio, è bene che chi ha questo problema si rivolga almeno in Italia ai poli universitari che hanno una tricologia che funziona, che sono pochi. Poi per il resto, nei paesi europei con i quali noi abbiamo contatto, devo molto sinceramente dire che da nessuna parte si fa qualcosa di più o di meglio. Ecco. Sì. Questo è importante perché a volte magari uno incomincia, come dicevo prima, dei viaggi della speranza, uno magari sente dall'amico che è da qualche parte, eccetera. Un'altra domanda, buonasera, Lopez Universale, 18 anni, che vuole approfondire sulla terapia fecale che ne avevi già accennato, dei meccanismi attivi sul microbioma. Questo è quello che io ho riportato, quello che so, nel senso che ci sono stati questi colleghi di Napoli, quindi quando avrete la collega di Napoli saprà esservi più esaustiva di quanto non possa essere io, che hanno provato questo trapianto di feci nei pazienti con questo problema, questo per andare a resettare il microbioma. Sì, sì, sì. A me, ti ripeto, ma questo è un fatto mio, mi lascia molto perplessa, però è una realtà che avendo qualcuno che viene da Napoli forse potrete approfondire meglio. In letteratura è descritto solo quel caso che vi ho riportato prima di questo ragazzino appunto con il trapianto di feci che avrebbe avuto un buon risultato, ma un paziente è proprio la rondine che non fa primavera, ecco, non mi sentirai di dire ha funzionato benissimo, quindi è un po' da tenere fra le righe sta cosa, da approfondire. Guarda, ci sarebbero ancora delle domande, stavo scorrendo, ma mi sembra che la maggior parte delle domande sia stata data una risposta sicuramente esaustiva. Ripeto, per la prima volta non vogliamo neanche tediare, questo è un inizio di un percorso. Come ripeto, la prossima volta avremo la dottoressa Paola Nappa che ci ascolta, che la risaluto, e naturalmente sicuramente si ripeteranno, perché poi insomma, come diceva anche Anna, non è che una ha la bacchetta magica della terapia, ma ripetere di nuovo la terapia, seguire magari delle scuole, tra virgolette, se ci sono delle altre possibilità diverse di terapia, è sempre una cosa utilissima, credo, ecco, che noi cercheremo di approfondire attraverso queste videoconferenze. Io prima di concludere passerei di nuovo la parola al nostro Presidente per i saluti finali. Ma un'altra cosa che vorrei dire è, sempre a livello personale, in genere quando vado ai convegni, alla fine dei convegni, se è una cosa interessante, rimangono tutti. Se è una cosa noiosa, man mano che le cose si dicono, vanno via. E vi dico che attualmente sono 66 partecipanti, una cosa veramente che per noi è motivo di orgoglio che non pensavamo, per cui dall'inizio alla fine evidentemente questo è un segno per noi che è positivo e che la strada che abbiamo intrapreso è valida, ecco. Sicuramente, ripeto, colloquio con la videoconferenza col dottor Nuvoli per l'aspetto psicologico, con la dottoressa Paola Nappa per ulteriori notizie terapeutiche, cioè approcci terapeutici che sicuramente sono interessanti,
e man mano, anche grazie alla loro collaborazione, vedremo di individuare altri dermatologi per continuare per questo percorso, cercando veramente, perché noi siamo nati avendo fatto nel 2002 convegni da tutte le parti, ecco, e anche per me è stato un momento così diverso, perché il rapporto quando si fa, tra virgolette, un convegno dal vivo è diverso, perché anche chi parla, chi ha la patologia, chi sente questa patologia propria, si vede dal modo di parlare, dal modo di dialogare, ma direi che come prima videoconferenza va più che bene e ringrazio veramente tutti. Se mi ascolta il Presidente, do a lui la parola per i saluti finali e ripeto, ti ringrazio nuovamente, Anna, sei stata È cortesissima e stato gentilissima. veramente un piacere ed è anche commovente il fatto che sto leggendo i ringraziamenti, che fanno comunque sempre piacere, insomma, il fatto che si possa intuire che il più grande desiderio sarebbe proprio quello di andare in pensione avendo visto gli psoriasici, gli atopici, anche i pazienti con l'alopecia che hanno avuto una risposta, per un dermatologo è una grandissima soddisfazione. Ecco. E un'altra ultima cosa, ecco, noi all'inizio, perché essendo la prima videoconferenza non sapevamo quante domande fare, come le possiamo fare, ma ho visto che praticamente hai risposto a quasi, forse io mi scuso con le persone che hanno scritto domande che non sono state, diciamo, date delle risposte, forse poco, ma questo lo riprenderemo. Mi scuso con la Stefania, con la Francesca e con la Giorgia che non erano pronte, o forse è stato un momento per collegarsi, si è collegata solo la Elena, e passo la parola a Gian. Grazie di nuovo. Eccomi, buonasera di nuovo, ringrazio moltissimo la dottoressa Burroni che è stata veramente, attenta soprattutto anche all'aspetto psicologico del nostro. Io vorrei soltanto chiedervi di aiutarci, perché noi avevamo già intrapreso un percorso per far conoscere la malattia e quindi i farmaci relativi a livello ministeriale, ma purtroppo fino adesso siamo stati pochi associati e essendo pochi noi la giriamo. La quota associativa è veramente pochi soldi, ma non è una questione di soldi, ma è una questione di quantità di persone che si associano per avere una voce più incisiva. Quindi vi rinnovo ancora di associarvi e vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon anno. Ringrazio moltissimo la dottoressa Burroni che non conoscevo e spero che continuerà a essere con noi anche per il futuro. Ringrazio tutti quanti, il dottor Rizza e tutto il consiglio che ha permesso questo incontro che vi dirò mi ha soddisfatto moltissimo anche perché ho visto. Ecco Gian, forse è andato via l'audio, forse. Abbiamo perso Gian. Se mi sentite, ma penso appunto di interpretare le parole della sorpresa gradevole che ha avuto il Presidente, come per tutti noi. Siamo stati anche in orario perché sono le 19:58, quindi insomma possiamo concludere se già non ha la linea, ma credo che ormai avesse concluso in modo esaustivo e tutto. Quindi vi ringrazio nuovamente e arrivederci. Una ultima cosa, comunicheremo tramite il sito e via email le prossime riunioni, il giorno e l'orario. Grazie ancora a tutti. Arrivederci, buonasera. Arrivederci, buonasera. Arrivederci. Ciao Paola.